Pasquale Galasso, nato a Poggiomarino il 17 maggio del 1955. Di diventare camorrista non era sicuramente nei suoi programmi, eppure è diventato il numero 2 della nuova famiglia. I soldi a Pasquale non mancavano di certo, così come auto potenti, locali di lusso, donne. Non aveva bisogno di niente. Il padre, Sabato Galasso, era proprietario terriero e di un concessionario di autocarri della Fiat. Erano ricchi. Il papà gli aveva chiesto una sola cosa: una laurea in medicina, che avrebbe garantito alla famiglia quel prestigio sociale che soltanto i soldi non danno. Pasquale così aveva cominciato a studiare per diventare il dottor Galasso. Quella di Pasquale è una storia che dimostra quanto rapidamente un ragazzo così facoltoso possa trasformarsi in un boss della camorra violento e spietato. Va detto che questa trasformazione non è stata il frutto di una lucida scelta, perlomeno all'inizio, ma Pasquale è stato anche il primo pentito della nuova famiglia, l'uomo che con le sue rivelazioni ha consentito alla magistratura di arrestare il super boss Carmine Alfieri e poi di demolire progressivamente l'organizzazione che aveva il controllo di buona parte della campagna. Nella trasformazione da ragazzo ricco a boss della camorra hanno pesato una serie di episodi che hanno esaltato i suoi aspetti peggiori. Il 24 settembre del 1975 Pasquale è a bordo della sua Porsche e, tornando a casa insieme alla sorella al termine di una serata trascorsa con gli amici, dopo aver imboccato una stradina nelle campagne di Poggiomarino, un'auto gli sbarra la strada. Dalla vettura scendono 3 persone armate. Bastano pochi secondi a Pasquale per rendersi conto che non è una rapina, ma un rapimento. Ai banditi interessano i quattrini di papà Sabato, che pur di riavere vivi e vegeti i suoi 2 figlioli, pagherà il riscatto. Quei banditi hanno calcolato tutto, tranne un particolare: la reazione di Pasquale. All'improvviso Pasquale, con coraggio e sventatezza, strattona uno dei rapitori, gli sottrae la pistola, la impugna e comincia a sparare. È una furia incontrollabile. Preme il grilletto più volte, fino a che i colpi si sono esauriti. In piedi è rimasta solo la sorella. A pochi metri 2 corpi stesi a terra. Sono quelli di Agostino Bifulco e Domenico Rendine, 2 dei rapitori, mentre il terzo è riuscito a scappare. Pasquale e la sorella sono salvi, ma Pasquale è in preda al panico. È di fronte al fatto che ha ucciso 2 persone, di essere diventato un assassino, anche se solo per difendere la sua vita e quella di sua sorella. Quando torna a casa, il padre gli spiega che la scelta migliore è costituirsi e raccontare nei dettagli ciò che è accaduto. Del resto ha reagito a un'aggressione, hanno puntato le armi contro di lui e contro la sorella, e quindi può invocare la legittima difesa. Prima di consegnarsi però impiega una settimana, poi confessa ai carabinieri di aver ucciso 2 uomini, ritrovati la settimana prima nelle campagne di Poggiomarino. Pur spiegando la legittima difesa, Pasquale viene rinchiuso nel carcere di Poggioreale, che per un ragazzo abituato a viaggiare in Porsche non è un bel posto. Per 2 mesi in isolamento, poi spostato al padiglione Milano, popolato da criminali delle peggiori specie. Il più pericoloso è Raffaele Cudolo, delinquente di Ottaviano, che in quel periodo sta reclutando soldati per il suo esercito del male, che chiamerà Nuova Camorra Organizzata. Oltre a quello di Cudolo, Pasquale incrocia anche gli sguardi di Michele e Salvatore Zazza, contrabbandieri legati alla mafia siciliana, e in più si ritrova a gomito con esponenti dei Nuvoletta. L'impatto con la galera amplifica in maniera insopportabile il malessere psicologico nel quale è sprofondato. Dichiarerà lui stesso anni avanti: mi trovai in un contesto di una giungla, dove c'era una sola legge, quella della prepotenza e della violenza. In quel momento ho cominciato ad avere in me la metamorfosi, anche se più che altro lo facevo per difendermi. In quella situazione o bisognava subire o eventualmente reagire e accollarsi tutte le responsabilità. E per subire intendo tutto, tutti gli abusi che si possano subire in un contesto di ignoranza e violenza. In quel contesto è venuta fuori la mia pessima personalità criminale.
Nel frattempo il padre Sabato sente che il suo ragazzo possa resistere poco in un ambiente del genere e decide di rivolgersi a qualcuno che a Poggio Reale ha diritto di vita e di morte sui detenuti. In quel periodo uno soltanto è in grado di farsi rispettare e quindi di proteggere chiunque da soprusi e angherie: Raffaele Cutolo. Sabato Galasso ha una carta importante da giocare per arrivare al futuro boss dell'NCO. Si chiama Alfonso Rosanova, un imprenditore di Sant'Antonio Abate, ammanigliato con influenti personaggi della politica e del mondo degli affari. Inoltre è amico di Cutolo. Sabato Galasso chiede di intervenire tramite il suo amico Raffaele affinché protegga suo figlio. Rosanova fa pervenire un messaggio a Cutolo: Pasquale è il figlio di un mio amico, trattamelo bene. Così il futuro capo dell'NCO accoglie il ragazzo sotto la sua ala protettiva e interviene in sua difesa. Il tempo trascorso a Poggio Reale peggiora giorno dopo giorno il carattere di Pasquale, che diventa sempre più aggressivo. La sua intelligenza e il suo carattere però non passano inosservati agli occhi di Cutolo. Il boss di Ottaviano è alla ricerca di uomini in grado di guidare il suo esercito e individua in Pasquale un soggetto utile alla sua organizzazione. La stima si traduce ben presto in un'esplicita richiesta di aderire alla nascente NCO, così come hanno fatto anche Michele Zazza. Un po' tutti lo corteggiavano, ma in quel primo anno di detenzione Pasquale non si lega a nessuna famiglia. Pasquale socializza con un altro detenuto, si chiama Carmine Alfieri, detto un tufato. Taciturno, riflessivo, affidabile, è una persona con la quale si può parlare e a Pasquale questo piace. Totalmente differente da Cutolo. In quel carcere né Alfieri né Galasso possono immaginare che qualche anno dopo diventeranno il numero 1 e il numero 2 della nuova famiglia. Il ricco giovanotto di Poggio Marino socializza con Salvatore, il fratello di Carmine, conosciuto nella sala colloqui, ed è sempre nella sala colloqui che Salvatore incrocia in diverse occasioni il papà Sabato Galasso e il fratello Nino. Emerge una piacevole sintonia tra gli Alfieri e i Galasso. Nasce un rapporto di reciproca stima che si trasformerà in un'alleanza micidiale quando Pasquale da un lato e Carmine dall'altro saranno tra i due principali protagonisti della nuova famiglia. Dopo 10 mesi di detenzione, Pasquale torna a casa, dove attenderà il processo a piede libero, e papà Sabato gli ha ingaggiato i 2 penalisti migliori sulla piazza, Vassalli e Siniscalchi. Il primo, futuro ministro di Grazia e Giustizia; il secondo, futuro parlamentare dei Democristiani di Sinistra. Ma Pasquale è molto provato per tutto il trascorso degli ultimi 10 mesi. Non ha nemmeno più voglia di uscire con gli amici e ha la convinzione che se come varcherà la soglia di casa, qualcuno dei familiari dei 2 assassinati nel rapimento gliela farà pagare. In effetti, la sua convinzione non è campata in aria. Infatti un giorno, mentre è diretto a Pompei a bordo della sua Ferrari, gli si accosta un'auto da dove sbucano 2 pistole che gli sparano addosso. Non lo colpiscono e riesce a salvarsi, nonostante finisce in un fossato. Qualche tempo dopo si presenta a casa sua Rosetta Cutolo, sorella di Don Raffaele, dicendogli che suo fratello, che era rinchiuso nel manicomio di Aversa, lo voleva incontrare. Pasquale va all'incontro, dove Cutolo gli chiede di gestire un sequestro di un banchiere, ma Pasquale con coraggio rifiuta l'incarico e se ne va convinto di essersi liberato di Don Raffaele. Ma non è proprio così. Infatti, qualche mese dopo, Don Raffaele, che intanto era evaso dal manicomio di Aversa, si presenta direttamente a casa sua in compagnia di Vincenzo Casillo. Lo vuole in prima fila nella sua organizzazione, ma Pasquale dice ancora di no. Sembra convinto Pasquale di non voler più avere a che fare con quei personaggi. Ma poi, più avanti, un episodio lo convince a diventare quello che sarà nella nuova famiglia. Il padre Sabato viene colpito alla testa da una fucilata, fortunatamente non mortale, è un avvertimento. In quell'occasione il papà gli confessa che le cose sono cambiate ed è costretto a pagare dei soldi e regalare delle automobili con delle minacce. E a parlare a nome di Cutolo è Raffaele Catapano. A quel punto Pasquale capisce che Cutolo è riuscito a fondare la NCO
rinsalda i rapporti con Carmine e Salvatore Alfieri, ma il rapporto più intenso lo stabilisce con Enzuccio Moccia. Enzo Moccia, malavitoso di Afragola. Ma intanto c'è qualcuno che vuole fargli la pelle. Si chiama Luigi Bifurco ed è il cugino di Agostino, il rapitore ucciso nel settembre del 75. Da alcuni delinquenti del posto ha saputo che ha deciso di ammazzarlo e sta reclutando dei killer. Pasquale a quel punto anticipa le mosse e insieme a Pasquale Langella e Antonio Federico organizza e partecipa ad un agguato mortale. Bifurco viene ucciso il 29 agosto del 1980. Proprio in quel periodo sta prendendo forma l'organizzazione della Nuova Famiglia per fermare la sanguinaria avanzata della NCO di Cudolo. Carmine Alfieri intanto si è legato anche a Lorenzo Nuvoletta, boss di Marano, affiliato alla mafia siciliana. Alfieri porta Pasquale alle riunioni che si svolgono da Nuvoletta, assemblee nelle quali si parla quasi sempre del boss di Ottaviano. Sia Alfieri che Galasso sanno che Cudolo ha deciso di eliminarli, perché entrambi lo hanno offeso rifiutando di aderire alla NCO. Infatti, agli inizi del 1981 subisce un altro attentato. Mentre percorre via 24 maggio a Poggio Marino, vede una Fiat 127 in mezzo alla strada e nei pressi dell'auto ci sono persone armate. Capisce che è una trappola, fa retromarcia, ma sbatte contro un muro. Scende dalla macchina e si infila in una villetta la cui porta d'ingresso era aperta e riesce a dileguarsi. L'imboscata è fallita. Ormai è quasi un criminale di professione e a dargli la spinta decisiva sono i due episodi che avvengono a poche settimane uno dall'altro. La NCO di Cudolo passa all'azione e uccide prima Salvatore Alfieri, il 12 dicembre dell'81, fratello di Carmine, e poi Nino Galasso, il 21 gennaio dell'82, fratello di Pasquale. È una dichiarazione di guerra. In quei giorni complicati Pasquale trova conforto nell'amicizia di Enzuccio Moccia, che gli dirà a Pasquale, da quanto è riportato in aula: andiamo avanti, sto accanto a te, vendichiamo tuo fratello Nino e nel frattempo cercheremo di ammazzare anche i responsabili della morte di mio padre. Per Alfieri e Galasso è giunto il momento di fare la guerra a Cudolo. Nasce la Nuova Famiglia e Alfieri e Galasso saranno il motore principale di un'organizzazione che demolirà progressivamente la NCO. Pasquale è ormai un capoclan che commissiona ed esegue gli omicidi. Il primo a morire è Angelino Annunziata, ucciso sulla Napoli-Salerno il 7 aprile dell'82, sospettato di aver partecipato all'agguato contro il fratello Nino. Annunziata è solo il primo e Pasquale partecipa alle eliminazioni di tutti quelli che ritiene coinvolti nell'assassino del fratello. I cudoliani però non se ne stanno con le mani in mano e a fine settembre del 1082 sparano contro uno zio che però riesce a salvarsi. La caccia agli assassini del fratello prosegue, ma purtroppo in questa guerra tra criminali viene abbattuto pure qualcuno che non c'entra nulla. Il 2 dicembre del 1983, per individuare un criminale detto Obisonte, Galasso è convinto di aver visto a bordo di una 127 un altro degli assassini del fratello, detto Scarpariello. Si mettono all'inseguimento e dopo qualche chilometro bloccano l'uomo e lo uccidono. Dai giornali Pasquale scoprirà che hanno sbagliato il bersaglio. Per Obisonte però invece l'appuntamento è solo questione di tempo. Alla sera del 30 dicembre del 1983. Pasquale organizza l'agguato nei minimi dettagli. Fanno eruzione alla casa di Obisonte e lo uccidono. La vendetta contro gli assassini del fratello si era consumata. E dopo aver vendicato Nino, si lancia a capofitto nella gestione degli affari della Nuova Famiglia, che grazie anche al suo contributo mette le mani su quasi tutti gli appalti pubblici della provincia di Napoli. Gli anni passano e pian piano lo scenario della Nuova Famiglia cambia. Il clima non è più quello dei vecchi tempi, ora c'è un giro di miliardi e quando in mezzo ci sono i soldi, i legami e le amicizie vanno persi. Il dinamismo di Pasquale viene considerato eccessivo e alcuni sospettano che prima o poi possa diventare lui il capo della Nuova Famiglia, perché ha le qualità sia militari che imprenditoriali per farlo. Infatti, in quel periodo Carmine Alfieri vorrebbe lasciare il testimone a Enzuccio Moccia, il quale però
non ha nessuna intenzione di diventare il leader dell'organizzazione. E lui era l'erede ideale. Perciò qualche membro ha pensato di mettergli i bastoni tra le ruote, specie Cesarano e Sepe. Ma mentre la concorrenza per la leadership si fa dura, arriva nel 1991 una condanna a 9 anni di reclusione per associazione camorristica. La parabola di Pasquale Galasso, da futuro dottore a latitante, è la parte finale della sua brillante carriera da camorrista per caso, che finisce il 9 maggio del 1992, quando viene arrestato in una villetta tra Sarno e Palma Campania, poco distante dalla sua Poggio Marino. Lo arrestano mentre sta tenendo un summit con una decina di persone. Pasquale è convinto che il suo arresto non sia casuale, ma che faccia parte del progetto di farlo fuori dalla nuova famiglia per non fargli prendere il posto di Alfieri. Nel luglio dello stesso anno, dopo che si sono consumate le 2 stragi dei giudici Falcone e Borsellino, le detenzioni di boss vengono inasprite dal carcere duro del 41 bis e inoltre nel piano superiore dove si trova Pasquale c'è Catapano, esponente importante della NCO. Pasquale così compie un altro grosso passo della sua vita, diventa un collaboratore di giustizia. I PM sono entusiasmati dalla notizia che finalmente un esponente di spicco della nuova famiglia voglia collaborare, ma fin dai primi interrogatori hanno la sensazione che Pasquale voglia solo evitare il 41 bis, dando la colpa delle sue vicissitudini a Carmine Alfieri. Per dare credibilità alle sue parole lo fa arrestare l'11 settembre del 1992 a Scisciano, in provincia di Napoli. Pasquale si guadagna i domiciliari, ma non la piena fiducia sul resto di quanto dichiarato. A casa spiega la sua decisione alla famiglia. Il fratello Ciro lo appoggiò, mentre Martino non l'ha presa affatto bene e decise che il gruppo da quel momento lo capeggiava lui. Martino verrà arrestato e si pentirà, confessando decine di delitti, e quando uscirà dal programma di protezione si suiciderà nell'autunno del 2011. 29 settembre del 92 Pasquale perde il papà Sabato, morto in una clinica di Montecarlo. E nel frattempo una talpa è riuscita a far sapere all'organizzazione che a vuotare il sacco c'è lui. Gli arriva un messaggio dagli esponenti della nuova famiglia che gli promettono, in cambio del silenzio, tutti i miliardi persi nelle operazioni finanziarie fallite. Ma Pasquale ormai non può più tornare indietro. E a marzo del 1993 si decide finalmente a dire tutto ciò che è a sua conoscenza. Affari del patrimonio dell'organizzazione, politici collusi, processi aggiustati, dice tutto, tranne sugli omicidi. E per questo la nuova famiglia non anda incontro agli ergastoli. Ma poi sa che è nel mirino dell'organizzazione che vuole a tutti i costi eliminarlo e decide finalmente di mettere nero su bianco killer e mandanti di decine e decine di omicidi e di fiancheggiatori, offrendo uno spaccato inedito dell'intreccio della camorra tra politica e imprenditoria. Poi una clamorosa scoperta. Anche Carmine Alfieri decide di collaborare con la giustizia. Il capo e fondatore della nuova famiglia contribuisce e arricchisce le dichiarazioni di Pasquale Galasso e demolisce la stessa organizzazione che aveva creato. Pasquale Galasso, detto O Galasson, passerà alla storia criminale anche come il collaboratore di giustizia che ha costato di più allo Stato, con 3 milioni di euro spesi dal 1995 al 2002.